Nel 2002 esce finalmente il secondo episodio della nuova trilogia, sul quale è ad esempio basato il nuovo titolo di Pandemic Studios, Star Wars The Clone Wars. Gioco action principalmente basato sul combattimento su veicoli, che utilizza navi da guerra dei cloni, cacciastellari, speeder bike e carri armati, nonché missioni in cui si può controllare Anakin, Obi-Wan o Mace Windu. I controlli utilizzati riguardano il fuoco primario e secondario, l'accelerazione e un'abilità speciale che però cambia da veicolo a veicolo. La parte dedicata ai Jedi vede l'utilizzo del taglio della spada laser e due poteri della forza che si basano su una barra di potenza della forza. Un'aggiunta diversa dal solito è portata da Star Wars Bounty Hunter, action adventure con prospettiva in terza persona. I giocatori controllano Jango Fett, che ha accesso a una vasta gamma di armi nel gioco, tra cui pistole blaster, lanciafiamme, missili montati su jetpack, spiegando diversi elementi del film, come il modo in cui ha acquisito la sua iconica nave, la Slave One, come ha incontrato il suo complice Zam Wesell e come è stato scelto come modello genetico per il grande esercito della Repubblica, quindi importante. Nella narrativa generale del gioco, Fett viene assunto dal signore dei Sith Darth Tyrannus per eliminare il Jedi oscuro Komari Vosa. Un altro titolo action di quell'anno, incentrato anch'esso sul combattimento di velivoli, fu Star Wars Jedi Starfighter, ambientato prima e durante la battaglia di Geonosis. La storia presenta il maestro Jedi Adi Gallia e il pirata dalla testa calda del gioco precedente, Nim, con Adi Gallia che prova appunto la nuova arma della Repubblica, cioè il Jedi Starfighter, da usarsi contro la Federazione dei Mercanti. Il giocatore qui controlla diversi cacciastellari, con ogni missione che ruota attorno anche qui alla protezione delle navi amiche e distruzione di quelle nemiche. Ci sono bonus, obiettivi nascosti e si possono anche sbloccare missioni extra, video extra e caccia stellari extra. Mentre in modalità cooperativa, il secondo giocatore controllerà una nave o una torretta a seconda della missione. Piccolo particolare gioco action per il neonato Game Boy Advance fu Star Wars The New Droid Army, action isometrico in cui troviamo Anakin Skywalker, che viene inviato per indagare sulle voci secondo cui i separatisti avrebbero creato un nuovo tipo di droide, superiore agli altri droidi e invulnerabile alle spade laser. Ci sono qui numerosi droidi e alieni da combattere, il che offre molte opportunità di usare la spada laser di Anakin per attaccare o deflettere i colpi di blaster in arrivo. Dopo aver superato ogni area successiva, vengono guadagnati nuovi poteri della forza. Diretto sequel, sempre per Game Boy Advance, fu Attack of the Clones, dove nel corso di 11 livelli il giocatore è in grado di interpretare 3 personaggi, di nuovo Obi-Wan, Mace Windu e Anakin, in grado anche di combattere vari nemici, per esempio boss come il Conte Dooku o Jango Fett. La trama del gioco copre eventi importanti dell'attacco dei cloni, come Anakin che combatte, o forse meglio dire trucida, i Sabbipodi, Obi-Wan che segue Jango e suo figlio Boba, e la battaglia finale dell'Ordine Jedi contro Dooku e i separatisti. Nello stesso anno esce l'ennesimo racing game, Star Wars Racer Revenge, un gioco di corsa ad alta velocità che utilizza sgusci e navi multimotore simili a bighe guidati da un singolo pilota. La storia si svolge 8 anni dopo gli eventi di Star Wars Episodio 1 La minaccia fantasma, con il famoso pilota Sebulba che cerca vendetta su Anakin, che 8 anni prima lo aveva sconfitto all'evento Boonta Eve Classic. Il titolo fu rilasciato solo per PlayStation 2 e ricevette mixed review. Capolavoro di Raven Software è invece l'acclamato Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast, disponibile per molte piattaforme incluso Steam, e ambientato 2 anni dopo l'espansione Mysteries of the Sith, seguendo il ritorno del protagonista Katarn, mercenario che appunto, come detto, ora lavora per la Nuova Repubblica e ormai ex Jedi che ha interrotto la sua connessione con la Forza. Katarn dovrà però tornare a questa connessione per impedire a un ramo di Jedi oscuri di potenziare il proprio esercito con la Forza. Jedi Outcast pone una forte enfasi sul combattimento con la spada laser, e come nei film qui le spade possono essere utilizzate per deviare i colpi di blaster, in modo molto migliore naturalmente rispetto ai titoli precedenti, offrendo 3 stili diversi, veloce, medio e forte, potremmo dire, con ogni stile che produce diverse tipologie di velocità di attacchi e danni inflitti.
Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strike, l'ultimo gioco della sottoserie Rogue Squadron, esce solo per GameCube nel 2003. La storia è ambientata poco dopo la distruzione della Morte Nera presso Yavin 4, e qui il giocatore controlla diversi veicoli di Star Wars come l'X-Wing e la TST attraverso missioni che abbracciano i film e i momenti al di fuori dei film. Contiene anche missioni a piedi, oltre alle missioni di battaglia spaziale trovate nei precedenti giochi della serie Rogue Squadron. Il gioco include anche missioni classiche, sbloccabili, ispirate alla trilogia originale di Star Wars. Dopodiché, prima di un gioco importante, abbiamo una piccola parentesi caratterizzata da Star Wars Flight of the Falcon, gioco per Game Boy Advance sparatutto aereo, ambientato nello stesso periodo della trilogia cinematografica originale, e quindi con la storia che segue i piloti Han Solo e Chewbacca, pilotare Millennium Falcon, appunto, contro il solito antagonista dell'Impero Galattico che prende il controllo della galassia. Ora, chiusa questa piccola parentesi, arriviamo davvero a un caposaldo nella storia videoludica Star Warsiana. Nel giugno 2003, LucasArts pubblica il primo MORPG dedicato a Star Wars, ovvero Star Wars Galaxies, sviluppato da una delle divisioni di Sony Online Entertainment. Immaginate la meraviglia di un gioco massivo online che ti permetteva di connetterti con migliaia di altri appassionati di Star Wars. Pensate. All'interno di questo gioco vi erano 10 specie a disposizione: l'umano, il Twi'lek, lo Zabrak, il Rodiano, il Botan, il Sullustiano, il Mon Calamari, eccetera, e anche 9 professioni: il Jedi, il contrabbandiere, la spia, cacciatore di taglie, con gli eventi del gioco che erano originariamente ambientati dopo la distruzione della Morte Nera in Una Nuova Speranza, ma prima dell'inizio dell'Impero Colpisce Ancora. Un gioco meraviglioso. Tuttavia, in seguito ad alcuni grossi attacchi hacker subiti, i server vengono chiusi il 15 dicembre 2011, appena 5 giorni prima dell'uscita di Star Wars The Old Republic, l'erede spirituale di Galaxies. Nonostante la chiusura del gioco, ci sono effettivamente all'attivo diversi progetti di emulatori privati, neanche troppo nascosti, che rappresentano varie fasi di sviluppo, permettendo agli utenti di sperimentare Galaxies in diverse incarnazioni dell'esistenza del gioco. Uno dei videogiochi più emblematici, e di cui è stato recentemente annunciato un remake, è Star Wars Knights of the Old Republic, GDR sviluppato da BioWare e pubblicato da LucasArts nel 2003. La storia di Knights of the Old Republic si svolge quasi 4000 anni prima della formazione dell'Impero Galattico, dove Darth Malak, un signore oscuro dei Sith, scatena un'armata Sith contro la Repubblica. Il personaggio del giocatore, un Jedi, deve avventurarsi in diversi pianeti della galassia per sconfiggere Malak. I giocatori scelgono tra 3 classi iniziali, Scout, Soldato e Scoundrel, e personalizzano i loro personaggi all'inizio del gioco e si impegnano in combattimenti particolari a turni contro i nemici. Interagendo con altri personaggi e prendendo decisioni sulla trama, i giocatori potranno guadagnare punti del lato chiaro della forza o del lato oscuro della forza, insomma, influenzando così il suo sistema di allineamento, come insomma si deve fare in un GDR BioWare. Ebbene sì, questo è un periodo di perle esclusive, poiché nello stesso anno esce anche Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, un mix tra first person shooter e third person shooter con anche componenti hack and slash. Qui il giocatore brandisce in combattimento una varietà di armi da fuoco dell'universo Star Wars, oltre a spade laser e poteri della forza. Il giocatore potrà scegliere la prospettiva per ogni arma, a eccezione della spada laser, che deve essere sempre impugnata in terza persona, e ci sarà una grossa varietà anche di proiettili, a energia o esplosivi per esempio. I giocatori avranno un misuratore di salute e un misuratore di scudo, che verranno riforniti in diversi modi. In generale il gioco ricevette recensioni ampiamente positive al momento del rilascio, anche perché è stato elogiato per la libertà che offriva ai giocatori in termini di personalizzazione e gameplay, consentendo loro di impugnare una spada laser fin dall'inizio e di selezionare l'ordine in cui desiderano completare le missioni. Un'altra piccola parentesi che precede un altro giocone è Star Wars Trilogy Apprentice of the Force,
videogioco platform action per Game Boy Advance che segue Luke Skywalker attraverso la trilogia originale. Ha una grafica avanzata secondo gli standard Game Boy Advance, utilizzando immagini 3D per i modelli dei personaggi. Un giocatore che finisce il gioco ha la possibilità di rigiocare la maggior parte dei livelli della nave e dei boss. Comunque, il giocone di cui parlavamo, raggiunto il 2004, è senz'altro Star Wars Battlefront, perla di Pandemic Studios, in terza persona, in cui si possono impersonare 4 fazioni principali della trilogia originale e del prequel: la Repubblica Galattica e la Confederazione dei Sistemi Indipendenti, dell'era prequel, e l'Alleanza Ribelle e l'Impero Galattico della trilogia originale. Avremo 4 classi diverse e con un gameplay basato sulla conquista, con ogni fazione che possiede una quantità finita di rinforzi e a ciascuna di esse viene dato il controllo di un determinato numero di posti di comando in un dato livello. In una parola eccezionale, ricordiamo tutti "We captured the command post" e dopo un secondo "We lost the command post", eccezionale. Nello stesso anno Obsidian ci sorprende con l'iconico secondo episodio della serie KOTOR, ovvero Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Il gioco inizia 5 anni dopo gli eventi del primo e segue la storia di The Exile, un cavaliere Jedi esiliato dall'Ordine Jedi. Durante questo periodo l'Ordine è stato quasi completamente spazzato via dai Sith e il gioco inizia con il protagonista che si sveglia dall'incoscienza in una struttura mineraria di asteroidi e dovrà proseguire. Il combattimento è identico al predecessore, potremmo dire, ma con nuove e diverse forme di spada laser aggiunte, ciascuna utilizzabile per una situazione diversa. Ad esempio, una è migliore per i nemici che usano i blaster, mentre l'altra nel caso ci sia la forza. Nel 2005 esce il secondo capitolo di Battlefront 2, con il gioco che presenta nuovi veicoli, personaggi, meccaniche di gioco, mappe e missioni rispetto all'originale. Inoltre, a differenza del predecessore, Battlefront 2 presenta una campagna più basata sulla narrazione, che racconta parti della storia di Star Wars dal punto di vista di un veterano Stormtrooper imperiale, ricordando il suo servizio sia verso la Repubblica sia verso l'Impero. Un altro titolo che mi rimase impresso e al quale giocai piuttosto intensivamente fu Revenge of the Sith per PS2, un action che mi colpì molto per la sua, ergonomia cognitiva, nel senso di immersione nel mood di Star Wars. Interessante come questo gioco includesse un, tra virgolette, experience system, in base al quale il personaggio del giocatore può potenziare gli attacchi e ottenerne di nuovi man mano che avanza nel gioco. Ogni abilità, a eccezione del Force Dash, può essere potenziata per livelli più potenti. Oltre alle tecniche offensive sono disponibili anche tecniche difensive e il personaggio del giocatore devia automaticamente una percentuale di dardi blaster, ma altri colpi e attacchi devono essere deviati manualmente. Nello stesso anno LucasArts rilascia lo sparatutto tattico in prima persona, Star Wars Republic Commando, che ruota intorno alla Delta Squad, un'unità operativa speciale all'interno dell'esercito di cloni della Repubblica Galattica, composta da 4 cloni geneticamente migliorati. Durante la campagna per giocatore singolo, i giocatori assumono il ruolo del leader della squadra, RC-1138, e completano varie missioni durante le guerre dei cloni. I giocatori possono anche controllare indirettamente le azioni dei loro compagni di squadra, impartendo comandi diversi che consentono di affrontare determinate situazioni in modi diversi, appunto. Republic Commando ricevette recensioni generalmente favorevoli al momento del rilascio, con elogi diretti alla sua storia, ai personaggi e al combattimento. Questo è anche l'anno in cui esce il primo gioco Star Wars a tema Lego Star Wars The Video Game, dove il gameplay è orientato più al gioco in famiglia e non presenta uno scenario di game over, oltre che meno violenza. Viene dato un insieme specifico di personaggi in ogni scenario, basato ciascuno su una scena dei film, con fino a 2 giocatori che possono controllare dei personaggi usando le loro abilità. Il giocatore può passare il controllo a quel personaggio se si avvicina a un personaggio amichevole, e questa interazione è necessaria per utilizzare specifiche abilità e per completare determinati enigmi. Interessante e molto divertente. Breve parentesi, caratterizzata dal gioco per Nintendo DS e PSP uscito nel 2006 e pubblicato da Ubisoft, Star Wars Lethal Alliance, che costituisce comunque un bel action adventure in cui troviamo la bella Twi'lek mercenaria Rhianna Saren, assoldata sempre dal nostro Katarn dell'Alleanza Ribelle, per distruggere una spedizione imperiale di Mirkanite, con un interessante gameplay focalizzato maggiormente sullo shooting piuttosto che sull'uso di spade laser della forza. Un altro cardine RTS a tema Star Wars fu Star Wars Empire at War di Petroglyph Games, con la trama del gioco che è quella della guerra civile galattica e della costruzione della Morte Nera.
avviene durante gli eventi che portano a una nuova speranza, e la campagna segue un percorso lineare semi-aperto in cui si devono completare obiettivi di missione sequenziali, come per esempio rubare prototipi di X-Wing. Le missioni della campagna si sviluppano invece fino alla battaglia di Yavin, e la campagna è molto simile alla modalità conquista galattica, anche se la mappa galattica viene gradualmente aperta man mano che il giocatore completa le missioni. Lego Star Wars 2, The Original Trilogy, come suggerito dal nome, è il secondo gioco basato sulla saga e segue gli eventi dei film di Star Wars Una Nuova Speranza, L'Impero colpisce ancora e Il Ritorno dello Jedi. Il gioco consente ai giocatori di assumere addirittura i ruoli di ben 50 versioni Lego di personaggi della serie film, o anche di creare personaggi personalizzati. E qui va ricordato che il movimento della telecamera venne migliorato e i livelli su veicolo vennero esplorati in modo più approfondito. Nel 2007 esce lo sparatutto in terza persona di Rebellion, Renegade Squadron, con la campagna per giocatore singolo che vede l'omonima squadra effettuare operazioni segrete per conto dell'Alleanza Ribelle e descrive varie battaglie anche magari sconosciute durante la guerra civile galattica, terminando con la battaglia di Endor, che segnò la sconfitta dell'Impero Galattico. In contrasto con i titoli precedenti della serie, che richiedono ai personaggi di usare una classe prestabilita, qui i giocatori potranno costruire il personaggio come meglio credono. Ora, sulla scia di successo della popolare serie animata The Clone Wars, LucasArts pubblica nel 2008, per Nintendo DS, Star Wars The Clone Wars Jedi Alliance, action adventure che utilizza completamente il Nintendo DS per controllare i movimenti e le azioni dei personaggi, specialmente durante il combattimento con la spada laser. Ci sono anche sequenze d'azioni speciali in cui il giocatore deve completare eventi rapidi e effettuare rapidamente dei tratti con lo stilo del Nintendo DS per aiutare i personaggi a evitare, per esempio, una situazione pericolosa, quindi diciamo un quick time event se vogliamo azzardare. Questo venne seguito presto da un sequel, Star Wars The Clone Wars Lightsaber Duels, per Wii, utilizzando qui ovviamente il controller remoto di Wii per simulare il combattimento con la spada laser. I giocatori usano anche il nunchuck della Wii per usare poteri della forza e migliorare il loro personaggio e manipolare oggetti nell'arena del duello mentre giocano come Jedi o Sith. I duelli vengono combattuti uno contro uno, in battaglia a giocatore singolo contro un avversario controllato dall'intelligenza artificiale. Eccezionale action adventure hack and slash uscito nel 2008 fu Star Wars The Force Unleashed, che ribaltava un po' la concezione del Jedi buono in senso stretto, introducendo un nuovo protagonista chiamato Starkiller, un potente utilizzatore della forza, addestrato come apprendista segreto di Darth Vader, che ha il compito di dar la caccia ai sopravvissuti Jedi alla grande purga Jedi, mentre cerca di mantenere segreta la sua esistenza. Tuttavia, pian piano, dopo essere stato incaricato di piantare i semi di quella che sarebbe diventata l'Alleanza Ribelle, Starkiller inizia a mettere in discussione la propria moralità e forse redimersi lentamente? Chi lo sa. L'anno successivo vide l'uscita del nuovo titolo Battlefront, Elite Squadron, con la campagna che segue un clone trooper d'elite chiamato X2, creato dal DNA di un maestro Jedi, che, dopo la formazione dell'Impero Galattico, si unisce all'Alleanza Ribelle e prende parte a tutte le principali battaglie durante la Guerra Civile Galattica, servendo in seguito nella Nuova Repubblica. Elite Squadron consente ai giocatori di partecipare a combattimenti a piedi, su veicoli terrestri e nello spazio, decidendo anche di entrare nelle navi madri e, una volta abbassati gli scudi, combattere a piedi il nemico all'interno. Star Wars The Clone Wars Republic Heroes è invece un gioco di azione e avventura basato sempre su Clone Wars in terza persona. Sebbene possa essere giocato da solo, il gioco presenta anche una modalità multiplayer cooperativa a 2 giocatori, e quando si gioca da soli i giocatori possono passare da un personaggio all'altro a piacimento, mentre l'altro personaggio è controllato dall'intelligenza artificiale. Quando si gioca come il Jedi, per esempio, il gameplay è una combinazione di picchiaduro e parkour, e i giocatori possono usare le loro spade laser e abilità nella forza per combattere nemici e risolvere enigmi. Star Wars The Force Unleashed 2, gioco action in terza persona, ha un sistema di combo che permette di incordare, gli attacchi normali con la spada laser e combinarli con i poteri della forza. Come per l'originale Force Unleashed, i punti esperienza guadagnati uccidendo nemici e trovando artefatti possono essere usati per aumentare i poteri e le caratteristiche di Starkiller, e il combattimento qui è stato modificato
per includere la possibilità di impugnare doppie spade laser, che possono smembrare o decapitare i nemici, oltre ad aggiungere nuovi poteri della forza. Finalmente arriviamo al Morpg Star Wars per eccellenza che troppe ore della mia vita mi ha rubato. Nato in quel di BioWare Edmonton nel 2011 e oggi più attivo che mai. Parliamo di Star Wars The Old Republic, ricordiamolo, l'erede spirituale di Galaxies. Qui la storia si svolge nell'universo di Star Wars poco dopo l'instaurazione di una tenue pace tra il riemergente impero Sith e la Repubblica Galattica. Siamo sempre nell'ambito della vecchia Repubblica, quindi così per capirci circa 3000 anni prima della esalogia originale. Il gioco Morpg presenta 8 classi diverse, con ognuna che ha una trama in 3 atti, che progredisce man mano che il personaggio sale di livello e che vede insomma tutto espanso grazie anche alle espansioni appunto che escono man mano. I giocatori scelgono se unirsi alla Repubblica o al lato oscuro e diverse situazioni, come abbiamo detto, tipico GDR BioWare, presentano la possibilità di dedicarsi a un allineamento lato chiaro o lato oscuro della forza. Il gameplay in Lego Star Wars 3 The Clone Wars è simile ai titoli precedenti della serie e ad altri videogiochi Lego. Fino a 2 giocatori possono passare da un personaggio all'altro, come abbiamo detto, ma qui vengono introdotte alcune novità, tra cui lo scambio di scene, in cui i giocatori possono passare da una squadra all'altra in luoghi separati per completare simultaneamente obiettivi in più parti e battaglie contro i boss. Inoltre, i combattimenti spaziali vengono rimodellati per dare una sensazione di battaglia spaziale 3D più istintiva, diciamo. Il particolare Kinect Star Wars è un gioco action di Terminal Reality, datato 2012, che utilizza la periferica di movimento Kinect. Il gioco presenta 4 modalità di gioco: Jedi Destiny, la modalità di gioco principale, Furia del Rancore, Danza Galattica ed altri. In Jedi Destiny i giocatori assumono i modelli di ruolo dei Jedi Padawan, mentre brandiscono le loro spade laser e usano la forza per attaccare i nemici. Usando il Kinect, il giocatore usa le mani per impugnare una spada laser in combattimento, per sollevare e lanciare oggetti con la forza. Crossover tra Star Wars e la celebre serie Angry Birds Star Wars combina elementi sia di Angry Birds sia di Angry Birds Space, con livelli che si svolgono sia su terreno standard che nello spazio a tema Star Wars. Il gioco inizia su Tatooine, il pianeta desertico di origine di Anakin e di Luke, si sposta poi sulla prima Morte Nera in parallelo con Una Nuova Speranza, e poi si va su Hoth, su Cloud City. Il sequel, Angry Birds Star Wars 2, uscì l'anno seguente, e i giocatori qui devono anche distruggere bersagli fortificati dentro o fuori le loro fortezze, a seconda del lato in cui si trovano, cioè i birds o i maiali, appunto, che sono giocabili. Tasto dolente è invece rappresentato dal famoso canto del cigno, tra virgolette, di LucasArts, ovvero il famoso Star Wars 1313, che venne però cancellato. Avrebbe dovuto essere un titolo meraviglioso, sviluppato su Unreal Engine 3, e avrebbe dovuto ruotare intorno a Boba Fett, nella sua prima età adulta, navigando in diverse aree e anche in una area sotterranea di Coruscant conosciuta come livello 1313. Il gioco avrebbe preso una direzione diciamo più matura e grintosa rispetto per esempio a un Star Wars Bounty Hunter del 2002, avrebbe enfatizzato i gadget, i combattimenti frenetici e strumenti esclusivi per i cacciatori di taglie, piuttosto che la forza e la spada laser. Tuttavia il 3 aprile 2013 venne annunciato che Walt Disney Company aveva cessato lo sviluppo interno di tutti i progetti LucasArts, incluso ovviamente questo. Un rappresentante di LucasArts ha indicato che il gioco potrebbe essere ripreso attraverso un accordo di licenza con uno studio esterno, secondo una notizia del 2020, ma fino ad allora Star Wars 1313 rimane in attesa. Speriamo quindi che per i pazzi come me, che credono per esempio nella possibilità ancora di un Half-Life 2 episodio 3, che ci sia forse speranza per noi? Dopo questa immane ma vitale carrellata giungiamo alla terza e ultima fase videoludica di questo meraviglioso franchise. Fase che partì nel 2013, l'anno in cui LucasArts venne chiusa da Disney, purtroppo, che aveva nel frattempo acquisito la Lucasfilm l'anno prima, con i diritti per il franchise che vennero poi assegnati unicamente a Electronic Arts, per quello che riguarda principalmente PC e console almeno. Presumibilmente il vero videogioco ad appartenere a quest'ultima categoria fu Star Wars Commander, gioco strategico freemium che combina attacchi a altri giocatori con attacchi contro basi generate dall'IA
del computer. La trama è ambientata nell'universo di Star Wars con il giocatore che sceglie di controllare l'Alleanza Ribelle o l'Impero Galattico, con personaggi notevoli come Luke, Han Solo, Darth Vader che compaiono, e il giocatore che può creare la propria base guadagnando monete, insomma, simile a Clash of Clans, se mi permettete il parallelo azzardato. Insomma, se il giocatore viene attaccato attacca, perde o guadagna medaglie a seconda che ottenga una vittoria o meno. Più medaglie ha il giocatore, più saranno ovviamente migliori e più esperti i suoi avversari. Disney comunque ne chiuse i server nel 2020. Un altro titolo, anch'esso freemium e anch'esso poi cancellato, fu Star Wars Attack Squadrons, che prometteva anche oggetti, aggiornamenti e personalizzazione per la tua nave, oltre che aggiornamenti regolari ogni mese. Diciamo ogni mese. Tuttavia, il developer Area 52 Games annunciò che dopo molte considerazioni abbiamo deciso di interrompere lo sviluppo in modo da poterci concentrare su altre esperienze di gioco di Star Wars. Apprezziamo davvero il tempo che le persone hanno dedicato alla beta, insomma, poi di fatto questo titolo venne cancellato. Incredibile a dirsi, ma nel 2014, targato Bandai Namco Games, esce il rail shooter arcade only Star Wars Battle Pod, sviluppato su Unreal Engine 3 e svelato nell'ambito del New York Comic Con del 2014. Il gioco consisteva in più scenari che corrispondevano alle principali battaglie della trilogia originale, con il cabinato arcade disponibile in più versioni, lo schermo a cupola oppure la versione sit-down con TV a schermo piatto, con diversi scenari tra cui la battaglia di Yavin o di Endor, ad esempio. Senz'altro molto importante fu il nuovo Star Wars Battlefront di DICE, uscito nel 2015, uno shooter in prima e terza persona, solitamente considerato più un reboot dei Battlefront precedenti piuttosto che un sequel, per riflettere, ovviamente, il nuovo canon dopo l'acquisizione da parte di Disney. I giocatori possono cambiare visuale quando lo desiderano, tranne quando controllano i personaggi eroi o le loro guardie personali. Potranno attraversare pianeti della trilogia originale come Endor, Hoth, Tatooine, ma anche il pianeta Jakku, introdotto nella trilogia sequel. Per navigare tra le varie mappe di gioco potranno usare molti veicoli, che potranno essere sbloccati durante ogni partita trovando token specifici che si generano casualmente sulla mappa. Star Wars Uprising fu invece un titolo solamente mobile rilasciato nel 2015. Ambientato poco dopo gli eventi del ritorno dello Jedi, riguarda il governatore imperiale Adelhard del settore Anoat, che si rifiuta di lasciare la sua presa, bloccando invece tutto il settore per impedire il traffico spaziale in entrata e in uscita, mantenendo questa regola ferrea. Si rifiuta di accettare la morte di Darth Vader e di Palpatine, così come si rifiuta di accettare la caduta dell'impero. Ora, poiché l'Alleanza Ribelle ha solo una piccola presenza in quel settore, contrabbandieri, assassini, signori del crimine, nobili, formano la propria strana ribellione contro Adelhard, e quindi i giocatori potranno impersonare avatar che faranno parte di una di queste fazioni. Il 2017 è invece l'anno in cui uscì il controverso Star Wars Battlefront 2. Dico controverso poiché durante le prove beta pre-release, l'editore EA venne criticato dai giocatori e dalla stampa videoludica per aver introdotto uno schema di monetizzazione dei bottini che offriva ai giocatori sostanziali vantaggi di gioco, molto più che sostanziali, acquistati con denaro reale. Ora, sebbene di norma non ci sarebbe niente di male, nel senso che non sarebbe il primo gioco che si comporta così, c'è da dire che, sebbene tali oggetti possano essere acquistati con una valuta di gioco, i giocatori dovrebbero in media macinare per circa 40 ore per sbloccare per esempio un eroe speciale come Darth Vader. C'era chi si lamentava per esempio di aver pagato 80 euro e comunque non aver sbloccato Darth Vader, dover comunque macinare per 40 ore, chiedendosi allora ma quindi solo una cosa commerciale? In risposta alla controversia gli sviluppatori modificarono il numero di oggetti in gioco che un giocatore riceve. Tuttavia, dopo che il gioco andò in pre-release, un certo numero di giocatori e giornalisti, che ricevettero la copia pre-release, riferirono di ulteriori caratteristiche controverse, come i premi non correlati alle prestazioni del giocatore. Quindi un sistema di ricompensa poco ponderato, con un debole rilevamento dell'inattività che permise a molti giocatori di utilizzare dei trick, insomma, per
coltivare automaticamente dei punti con degli elastici con il controller addirittura, proprio stile anni 80, rovinando assolutamente l'esperienza di altri giocatori online attivi. Uscito nel 2017, Star Wars Force Arena fu mobile only, anch'esso, e durò solamente 2 anni. Si trattò di uno strategico PvP in un ambiente MOBA, in stile Clash Royale stavolta, dove l'obiettivo era distruggere le torrette di difesa automatica della squadra nemica e il generatore di scudi per poter accedere alla loro base attraverso un attacco aereo. Ogni squadra è guidata da un personaggio leader con un'abilità speciale e alcune abilità passive, e con questi leader che hanno molto spesso una controparte unica, che può essere anche un personaggio secondario, per esempio, e quando viene sconfitto, il leader si rigenera vicino al generatore di scudi dopo che è passato un po' di tempo. Altro titolo fra quelli cancellati è il nome in codice Project Ragtag, action adventure inizialmente in sviluppo presso Visceral Games, con questo progetto che è stato guidato niente poco di meno che da Amy Hennig, la creatrice di Uncharted. Era pensato come un gioco lineare su larga scala che si svolgeva sulla scia degli eventi di A New Hope. Motive Studios e Electronic Arts Vancouver lavorarono congiuntamente, ma visto l'enorme successo ottenuto da Battlefront in novembre 2005, Visceral notò che EA cominciò ad allontanarsi da Ragtag, insomma, dedicandosi assolutamente maggiormente a Star Wars Battlefront 2. Insomma, Visceral non fu permesso di continuare e quindi, di nuovo, a causa del mercato e basta, della commercializzazione fine a se stessa, un altro gioco meraviglioso non vede l'uscita, anche perché, stando all'ex producer di Visceral, Moonbach, era presente ad esempio una scena bellissima che lui descrive testualmente. Moonbach dice: "C'era questo folle momento con un ATST che era veramente fantastico. Stavi scappando ai piedi da esso mentre lui cercava di darti la caccia, ma tu eri più agile, scivolando attraverso i veicoli, barcollando e schiantandosi, usando tutta la distruzione del Frostbite. E probabilmente avresti detto: oh, è una specie di Star Wars Uncharted, quindi immaginate la figata, ma purtroppo niente." L'ultimo titolo Star Wars fra quelli cancellati che ho scovato fu invece Star Wars Rise to Power, strategico mobile di EA. I giocatori qui avrebbero formato si sarebbero uniti in un'alleanza, impegnandosi in un'epica guerra galattica con altri giocatori di tutto il mondo, sperando di emergerne vittoriosi, abbracciando magari la diplomazia o l'inganno per diventare un leader dell'impero o della nuova repubblica. Tuttavia il gioco, annunciato nel 2017, vide i server chiudersi presto, così che EA potesse dedicarsi ad altri titoli Star Wars più importanti, a detta sua. Interessante l'esperimento per Oculus e PlayStation VR Vader Immortal e Star Wars VR Series, composto da 3 capitoli, ognuno dei quali si concentra sull'uso di abilità diverse. Il giocatore segue un percorso lineare attraverso il gioco, utilizzando la forza per compiere diverse azioni e, se necessario, passare all'area successiva. I critici hanno elogiato la storia del gioco, ma hanno criticato il gameplay in quanto non meccanicamente profondo. L'ottimo Star Wars Jedi Fallen Order è invece un recente action-adventure di Respawn. Qui vediamo la storia ambientata nell'universo di Star Wars 5 anni dopo la vendetta dei Sith. Segue le vicende del Jedi Padawan Cal Kestis, che si nasconde e che diventa un bersaglio dell'Impero Galattico, venendo braccato in tutta la galassia da 2 specifici inquisitori mentre tenta di completare il suo addestramento, sfuggire al suo travagliato passato e ricostruire l'ordine Jedi caduto, appunto Fallen Order. Il penultimo titolo che trattiamo è Star Wars Tales from the Galaxy Edge per Oculus Quest. Questo gioco è un'esperienza di realtà virtuale ispirata a Star Wars Galaxy Edge del Disney Hollywood Studio al Walt Disney World, con i giocatori che sono all'interno di un mondo in cui potranno effettuare scelte conseguenziali che avranno delle, appunto, conseguenze sulla storia, sul formato della narrazione, e ad essi verrà data l'opportunità di vivere la propria avventura. Insomma, la promessa è questa, ricca di azione e di esplorare diverse parti della galassia. Ebbene, eccoci all'ultimo titolo di cui tratteremo oggi, che è senz'altro lo space sim di Motive Studios Star Wars Squadrons. Ambientato dopo il ritorno dello Jedi, qui la campagna si alterna tra lo squadrone Vanguard della Nuova Repubblica e lo squadrone dei Titani dell'Impero Galattico, entrambi coinvolti nel progetto Starhawk della Repubblica.
Ovviamente Vanguard vuole assicurarne il completamento, mentre Titan cerca di distruggerlo. Il gioco ricevette recensioni generalmente positive al momento del rilascio, ottenendo elogi per il suo gameplay coinvolgente e per la componente multiplayer, pur criticando alcune parti su storia e mancanze di contenuti. In generale quindi si tratta di un combattimento space sim giocato in prospettiva di prima persona. Man mano che i giocatori guadagnano più esperienza possono sbloccare nuove armi, scudi, potenziamenti e vari cosmetics per il pilota e per la nave. Io chiedo scusa in anticipo per quei titoli che potrei aver dimenticato o essermi semplicemente perso. Come avete visto, è stato davvero un bellissimo, ma comunque lungo calvario. Nel caso apprezzerei moltissimo che me li faceste notare nei commenti o che semplicemente commentaste facendomi sapere le vostre impressioni su questo bel franchise, le vostre esperienze o anche i vostri preziosi ricordi. Grazie di cuore per la visione e alla prossima.